In questo esatto millisecondo, una pellicola invisibile sta impedendo ai tuoi occhi di trasformarsi in polvere. Se questa pellicola dovesse svanire anche solo per 30 secondi, la superficie del tuo occhio inizierebbe a seccarsi, a creparsi come il letto di un lago arido sotto il sole di agosto. Il dolore sarebbe accecante. Eppure, tu non te ne accorgi. Sei convinto che i tuoi occhi siano semplicemente bagnati d'acqua, ma l'acqua, da sola, evaporerebbe in pochi istanti. Quello che ricopre i tuoi occhi in questo momento è un miracolo di ingegneria dei fluidi. Un'architettura liquida a 3 piani che ti permette di vedere l'universo. Scendiamo a livello microscopico. La prima cosa che devi sapere è che l'acqua odia il tuo occhio. La cornea umana è idrofobica, respinge i liquidi esattamente come il parabrezza di un'automobile trattato con la cera. Se versassi pura acqua sull'occhio, scivolerebbe via all'istante, lasciandolo indifeso. Per risolvere questo problema, il tuo corpo costruisce delle fondamenta. Il primo strato della lacrima è composto da mucina. Sono molecole lunghe, appiccicose, simili a microscopici alberi con le radici piantate direttamente nelle cellule dell'occhio. Questa foresta di muco afferra l'acqua e le impedisce di scivolare via. È l'ancora che tiene in vita la tua vista. Sopra questa foresta appiccicosa si estende il secondo strato. Il livello acquoso. È il più spesso dei 3, una vera e propria piscina profonda in cui galleggiano sostanze vitali. Ma non è acqua dolce. È una soluzione salina complessa, ricca di ossigeno e nutrienti. Vedi, la cornea non ha vasi sanguigni. Se li avesse, non potresti vedere attraverso di essa, perché il sangue bloccherebbe la luce. Quindi, come fa a nutrirsi e a respirare? Usa questo oceano microscopico. Le tue lacrime sono letteralmente il sangue trasparente dei tuoi occhi. Portano ossigeno dall'aria esterna direttamente alle cellule vive, mantenendole in vita secondo dopo secondo. C'è però un problema enorme, e lo scoprirai tra poco. Quest'acqua, a contatto con l'aria e il calore del tuo corpo, dovrebbe evaporare nel giro di un battito di ciglia. Per impedirlo, entra in gioco il terzo strato, il tetto dell'edificio. Lungo il bordo delle tue palpebre ci sono decine di minuscole ghiandole, chiamate ghiandole di meibomio. Ad ogni battito, queste ghiandole spremono fuori un olio purissimo, un grasso lipidico che si stende sopra l'oceano d'acqua. Questo strato d'olio, spesso appena pochi nanometri, crea un sigillo perfetto. Blocca l'evaporazione, intrappola l'acqua. Senza questo scudo dorato saresti cieco nel giro di pochi giorni. E ora pensa al battito delle tue ciglia. Lo fai circa 15.000 volte al giorno. Ogni singola volta che chiudi gli occhi, la palpebra superiore non si limita a scendere. Agisce come un tergicristallo ad altissima tecnologia. Raccoglie la vecchia lacrima, carica di polvere e detriti microscopici, e la spinge verso 2 minuscoli fori di scarico vicino al naso. Allo stesso tempo, stende una nuova mano di muco, acqua e olio in una frazione di secondo. È una coreografia meccanica e chimica di una perfezione assoluta. Questo è il tuo scudo quotidiano, le lacrime basali. Ma cosa succede quando questo scudo viene attaccato violentemente dall'esterno? Immagina una tranquilla giornata di vento. Un granello di sabbia, spinto a 50 km/h, si schianta contro la superficie del tuo occhio. Oppure, peggio ancora, una colonia di batteri trasportata da una goccia di sudore scivola oltre le tue sopracciglia. La struttura a 3 strati che abbiamo appena visto non basta più. Il sigillo d'olio si rompe. L'oceano d'acqua si increspa. La foresta di muco viene lacerata. In questo preciso istante, la tua vista è sotto attacco. Se i batteri riuscissero a penetrare la cornea,
Le conseguenze sarebbero devastanti, ma il tuo occhio ha un sistema di allarme cablato direttamente con il cervello. Sotto la superficie della cornea ci sono migliaia di terminazioni nervose. È una delle aree più sensibili dell'intero corpo umano. Appena l'invasore tocca questi sensori, un segnale elettrico viaggia a circa 100 km/h o meno lungo il nervo trigemino. Il messaggio arriva al tronco encefalico con una sola parola: emergenza. Il cervello non pensa, non ragiona, agisce di riflesso. Invia un ordine immediato alla ghiandola lacrimale principale, un organo grande come una mandorla nascosto sopra il tuo occhio. L'ordine è semplice: inonda tutto. Produci lacrime riflesse e fallo adesso. La ghiandola lacrimale si contrae violentemente. Inizia a pompare una quantità di liquido 100 volte superiore al normale. Questo non è un flusso delicato, è un vero e proprio tsunami biologico. Il volume di liquido è così immenso che i minuscoli canali di scolo vicino al naso non riescono a gestirlo. L'acqua supera gli argini delle palpebre e inizia a scorrere sul tuo viso. Stai piangendo. Questo getto ad alta pressione ha uno scopo meccanico evidente: lavare via il granello di sabbia o il fumo chimico della cipolla che stai tagliando. Ma la vera magia non è meccanica, è chimica. Dentro questo tsunami di lacrime riflesse, il tuo corpo ha schierato un esercito di assassini invisibili. Si chiamano lisozimi. Sono enzimi predatori progettati con un unico scopo: smembrare i batteri. Guarda cosa succede quando un lisozima incontra un batterio sopravvissuto al lavaggio. I batteri hanno un'armatura esterna, una parete cellulare rigida. Il lisozima si aggancia esattamente a questa armatura e, come una forbice molecolare, taglia i legami chimici che la tengono unita. Senza la sua armatura, il batterio esplode, incapace di contenere la propria pressione interna a causa dell'acqua che penetra al suo interno. Le tue lacrime sono un liquido antibatterico di eccezionale potenza. Nel giro di pochi minuti, l'emergenza rientra. Il granello di polvere è stato espulso. I batteri sono stati sterminati. Il cervello interrompe il segnale di allarme e la ghiandola lacrimale si spegne. I tergicristalli delle tue ciglia stendono nuovamente i 3 strati perfetti di muco, acqua e olio. La pace è ripristinata. Fino a qui la scienza ha perfettamente senso. Le lacrime basali lubrificano. Le lacrime riflesse difendono. È un meccanismo di sopravvivenza che condividiamo con quasi tutti gli animali terrestri. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia tutto e che per secoli ha fatto impazzire i biologi di tutto il mondo. Charles Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione, era ossessionato da un'anomalia. Osservò scimmie, cani, elefanti. Tutti producevano lacrime per pulire gli occhi, ma solo una specie, su milioni presenti su questo pianeta, versava lacrime a causa di un'emozione. Noi esseri umani piangiamo quando ci spezzano il cuore. Piangiamo quando nasce un figlio. Piangiamo davanti a uno schermo guardando un film che sappiamo essere finto. Darwin considerava queste lacrime emotive senza alcuno scopo, un inutile incidente dell'evoluzione. Ma la natura non spreca energia per niente. Le lacrime emotive nascondono un segreto che la scienza ha svelato solo di recente. Tutto inizia al centro del tuo cranio. Nel sistema limbico, l'area del cervello che processa le emozioni pure. Quando provi un dolore psicologico estremo o una gioia travolgente, il tuo sistema limbico si sovraccarica. È come se un interruttore saltasse. L'ipotalamo, il centro di controllo, non sa come gestire questa tempesta elettrica e fa una cosa bizzarra. Devia l'energia in eccesso verso il sistema nervoso parasimpatico. È lo stesso sistema che controlla il tuo respiro e il battito cardiaco. Ma, incredibilmente,
Questo sistema è collegato direttamente alla ghiandola lacrimale. Il tuo dolore invisibile viene letteralmente tradotto in un comando fisico. E qui avviene la rivelazione sconvolgente. Negli anni '80, un biochimico decise di analizzare la composizione delle lacrime emotive e di confrontarle con quelle riflesse, quelle della cipolla per capirci. Sotto il microscopio sembravano identiche, ma chimicamente erano due universi opposti. Le lacrime causate dalla tristezza sono molto più dense, contengono proteine che non si trovano nelle lacrime normali, ma soprattutto sono cariche di ormoni dello stress. Quando piangi di dolore, il tuo corpo sta usando le lacrime come un tubo di scarico. Stai letteralmente espellendo dal corpo le tossine chimiche prodotte dallo stress emotivo. Ma il corpo umano non si limita a buttare via la spazzatura. Cerca di curarti. Tra le sostanze presenti nelle lacrime emotive c'è una molecola speciale chiamata leuencefalina. È un'endorfina, un antidolorifico naturale, potente quanto gli oppiacei. Mentre le lacrime scendono sulle tue guance, questa molecola agisce per calmare il tuo sistema nervoso. Ecco perché, dopo aver pianto a dirotto, ti senti svuotato ma stranamente leggero. Il pianto emotivo non è una debolezza, è una valvola di sfogo termodinamica. È il tuo corpo che preme il pulsante di riavvio del tuo sistema nervoso per impedirti di impazzire sotto il peso del dolore. Abbiamo capito che piangere serve a espellere lo stress e a drogare il nostro stesso dolore. Un meccanismo interno perfetto. Ma allora, perché l'evoluzione ha scelto di far uscire questo liquido all'esterno, sul nostro viso, dove tutti possono vederlo? Perché non espellere questi ormoni attraverso il sudore o l'urina? Perché proprio dagli occhi, l'organo che usiamo per scrutare il mondo? Il problema è che questa non è la fine della storia. C'è un'altra funzione nelle lacrime umane. Una funzione così potente che senza di essa l'intera civiltà umana, le città in cui vivi, le società che abbiamo costruito, non esisterebbero. Pensa a cosa succede fisicamente quando piangi. I tuoi occhi si riempiono di liquido, la tua visione si sfoca, i contorni del mondo diventano macchie informi. In natura, rinunciare volontariamente alla vista è un suicidio. Se un predatore ti sta attaccando, l'ultima cosa che vuoi è non vederlo chiaramente. Eppure, nel momento di massima vulnerabilità, noi esseri umani accechiamo noi stessi. Perché? Perché sfocare la vista è il segnale di resa definitivo. Stiamo comunicando all'ambiente circostante, non sono una minaccia. Ho abbassato le mie armi. Non riesco nemmeno a vederti bene. Ho bisogno di aiuto. Ora, 100.000 anni fa, i nostri antenati non avevano un linguaggio complesso per esprimere il lutto o la paura, ma avevano i volti. Quando un membro della tribù versava lacrime, gli altri vedevano quel segnale lucido sulle guance. Le lacrime sono catarifrangenti naturali, brillano alla luce del fuoco o della luna, attirando l'attenzione sui muscoli contratti del viso. In quel momento, nel cervello di chi guardava si attivavano i neuroni specchio. L'osservatore provava il dolore di chi stava piangendo. Le lacrime emotive sono state il primo, vero collante sociale dell'umanità. Hanno trasformato gruppi di scimmie intelligenti in comunità capaci di proteggersi a vicenda. Senza questa capacità di chiedere aiuto in silenzio, senza questa capacità di suscitare pietà e compassione nei nostri simili attraverso un po' di liquido salato, la nostra specie non sarebbe sopravvissuta ai predatori e alle ere glaciali. Noi dominiamo questo pianeta non perché siamo i più forti, né perché abbiamo gli artigli più affilati. Lo dominiamo perché siamo l'unica specie capace di rendere visibile
il proprio dolore per farne carico agli altri. Ogni volta che reprimi le tue lacrime per sembrare forte, stai combattendo contro il meccanismo evolutivo più sofisticato che ti ha permesso di essere qui oggi. Quel liquido sulle tue guance non è acqua, è un capolavoro di biomeccanica che ti impedisce di diventare cieco. È un'arma letale che fa esplodere i batteri. È una valvola di sfogo chimico per il tuo sistema nervoso in fiamme. Ed è la bandiera bianca che ha insegnato all'umanità come salvarsi a vicenda. Piangere è l'atto più anatomicamente perfetto e cosmicamente umano che tu possa compiere. L'intero universo si muove attraverso leggi fisiche fredde e spietate. Stelle che esplodono, galassie che collidono, buchi neri che divorano la luce. Niente di tutto questo prova nulla. Eppure, in un angolo remoto dello spazio-tempo, un grumo di atomi ha imparato a trasformare la tristezza in acqua. L'universo è vuoto, freddo e indifferente. Ma attraverso di te ha imparato a provare dolore e a chiedere aiuto. Io sono Renderium e questo era il segreto delle tue lacrime.